Bene, vogliamo chiuderlo? O di Sì, qualcos'altro? Non so, no, io voi che bene o male abbiamo inquadrato? raccontato un po' tutto, dai. Me l'hanno comprato i miei genitori. Il concetto di sicurezza che avevamo all'epoca, ecco, questo era più o meno. Per far capire bene, ognuno con la propria motocicletta, quello che ci può realmente fare. RSV 1000, la prima RSV 1000 2003, poi RSV 1000 2005. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 1° marzo 2025, siamo in quel di Montesilvano, dietro di me c'è la spiaggia. Siamo arrivati ieri in tarda serata, siamo partiti da Milano dopo il lavoro, erano circa le 17, siamo arrivati a circa le 23. Quello che vedrete oggi non sarà il solito video su due ruote, perché appunto siamo scesi in auto ieri, ma sarà un video in cui vi racconterò un po' della mia storia, che tanti di voi non conoscono, e un po' avrò modo di presentarvi un ragazzo che è diventato un amico. Ci conosciamo da circa 25 anni e tutti e due abbiamo una grossa passione per le due ruote. Io più rivolta al turismo, mentre lui, come scoprirete, poi non vi spoilerò nulla, ma come scoprirete all'interno del video, dedicato ad altro, ma sempre attinente alle due ruote. Per contestualizzare però quello che sarà il seguito del video, vi devo necessariamente di cose fare un piccolo preambolo, un piccolo cappello. Nel frattempo è iniziato a piovigginare, le previsioni non erano bellissime e di fatti sta iniziando a piovigginare. Sapendo di scendere il 1° marzo, che cosa ho fatto? In settimana ho chiamato la concessionaria BMW Auto Abruzzo, dove lavora un mio carissimo amico Christian che sarà l'altro il protagonista del video che vi presenterò più tardi. Ho chiamato Christian e gli ho detto: guarda, io sarò giù sabato e domenica, se fosse libero l'Adventure 1300 magari mi ci faccio un giro. Christian mi ha detto: guarda, per me se vieni sabato possiamo concordare un orario in cui te la riesco a dare per diverse ore, te la tieni, te la provi e poi me la vieni a riportare quanto vuoi. L'ho chiamato per dargli conferma che ci sarei stato oggi appunto in Abruzzo e lui ironicamente mi fa: sì, ma tu non pensare di venire qua a prenderti il mezzo, sparire, e se vuoi il mezzo dobbiamo fare un video. Me l'ha detto ridendo, me ne stava scherzando. E invece io ho preso la palla al balzo e ho detto: perché no, facciamo un video in cui raccontiamo un po' quella che è stata, come è nata la nostra amicizia, la nostra storia, e sarà un modo anche per me di raccontare parte della mia adolescenza che tanti di voi non conoscono, perché non ho mai parlato di questo sul canale, quindi è anche per condividere un po' quello che sono io, per farvi capire un po' il contesto da dove ero partito e cosa sono oggi, e approfittare anche per condividere quella che è l'attività di Christian, che come scoprirete da una passione si è trasformato in un secondo lavoro. Ma come vi dicevo, per capire dove siamo oggi, per capire appunto dove siamo arrivati oggi, vi devo un po' raccontare quella che è stata un po' la mia adolescenza. Allora, io nasco guidando prettamente moto sportive. Io ho sempre amato le moto con parecchia cavalleria, molto spinte. Faccio un passo ulteriormente indietro e parto da quando ero veramente piccolo. La mia prima moto, il mio primo motorino, me l'hanno comprato i miei genitori, credo di aver avuto sui 4-5 anni, non di più. Sulle gambe ho ancora i segni delle prime bruciature, perché inevitabilmente ci si cade, e da lì poi, da questo primo motorino ce n'è stato un secondo, un LEM 50. Da questo LEM 50 si è passato a un C, rigorosamente truccato, dallo scarico Leo Vince alla cubatura del motore aumentato, che comunque mio papà faceva il meccanico, il carrozziere, ed era anche lui appassionato di moto. Probabilmente tra lui e mio nonno, che era anche lui appassionato di moto, mi è stata trasmessa questo, quindi abbiamo detto il motorino più piccolo, il M50, un C. Poi è arrivato il periodo del Peugeot, il Peugeot 50, anche questo preparato. Poi da qui siamo passati al 125. Il giorno del mio compleanno i miei genitori mi accompagnarono direttamente in concessionaria e mi scelsi il primo mezzo. Era appena uscito il TZR 125R Yamaha, una colorazione bianca e rossa. Andai per comprarlo bianca e rossa, all'interno della concessionaria vidi che c'era anche la colorazione nera solo a catalogo. Avrei dovuto aspettare 6 mesi. Siccome io sono abbastanza pignolo, ho preferito attendere 6 mesi alla consegna piuttosto che accontentarmi del bianco e rosso. E da lì poi siamo passati a uno ZXR 400, una moto fantastica, girava molto in alto ma regalava delle emozioni meravigliose, perché con una buona manetta si riusciva a stare dietro a delle moto ben più prestanti. Nel frattempo siamo arrivati a casa mia, questa è la mia cameretta, questo è uno dei primissimi calendari di smanettoni. Questo è Christian, questo sono io, questi sono alcuni dei componenti
del forum dell'epoca. Questo sono io con la Kawasaki ZXR 400, qui ero a Misano, a Santa Monica, ed era il 99. Qui invece ero a Magione, in una delle tante pistate che si sono fatte in quegli anni. Questo è il Rosso 27, questo è Alex White Devil, questo sono io. Per farvi capire l'andazzo di quello che era il sito Smanettoni, questo era il 2008. Questo è Christian, questo è mio fratello e questo è Sensei. Questa è la copertina del calendario. CBR 900 Fireblade si impenna in 3. Questo è il concetto di sicurezza che avevamo all'epoca. Ecco, questo era più o meno. Di acqua sotto i ponti ne è passato un bel po', direi. E poi da lì sono passato all'RSV 1000, la prima RSV 1000 2003, poi RSV 1000 2005, e nel frattempo mio fratello, anche lui amante delle moto, ha comprato un R1, quindi guidavo anche l'R1, ha avuto uno ZX10R, lui che ogni tanto gli rubavo io perché a differenza della mia aveva un motore veramente infinito, lo ZX10R a carburatore, e in prima faceva qualcosa come 172-174 km/h, tutto originale, un aereo, un mostro. Quando salivo su quella mi rendevo conto che veramente la mia era un cancello, ma mi regalava comunque grosse emozioni. E stiamo parlando degli anni 2000. E in tutto ciò io avevo iniziato in parte a lavorare a Milano perché mi sono laureato nel 99 a Teramo in scienze politiche, 108 su 110. Un mese dopo essermi laureato ho mandato un banalissimo curriculum e sono stato preso immediatamente. Addirittura, e raccontarlo oggi è anacronismo, quando mi contattarono per dirmi puoi venire a fare il colloquio, gli dissi ci devo pensare. Oggi sarebbe veramente impensabile una cosa simile. Da qui quindi mi sono trasferito al nord e comunque io non accettavo sta vita al nord. Il mio sogno era sempre di tornare qui in Abruzzo, perché io qui comunque avevo tutti. Ma perché vi sto raccontando questo? Perché nel frattempo che ero al nord, appunto, a Milano, ho avuto modo di conoscere Christian. Christian come l'ho conosciuto? Christian l'ho conosciuto banalmente su internet. Vedevo dei video di uno che andava impennando come se non ci fosse un domani per strada e riconoscevo le strade. Era Roseto degli Abruzzi, che è veramente vicino a casa mia. Insomma, gira e rigira, arrivo sul sito smanettoni.net. All'epoca c'era il forum di smanettoni.net, adesso non c'è più. Adesso c'è un sito magazine smanettoni.net, ma non è più forum, è diventato una testata giornalistica a tutti gli effetti, con la quale per alcuni periodi ho collaborato, poi ho deciso di abbandonare perché i miei impegni erano diversi, quindi non riuscivo a stare dietro a tutto. Però comunque dal sito, dal forum di smanettoni.net, piano piano ho avuto modo di conoscerle dal vivo Christian e abbiamo iniziato a ritrovarci in un punto vicino all'uscita dell'autostrada di Roseto, in un lungo rettino dove lì imparai ad impennare. A dirvi la verità, a impennare mi insegnò anche lui, anche Christian. Insomma, per farvela breve, dall'RSV 2003 passai all'RSV 2005, iniziarono le prime pistate. Con Christian ed altri si strinse un rapporto veramente solido. Quando si usciva la sera eravamo 10, 12, 15 moto a seconda del periodo dell'anno. Iniziarono a organizzarsi le prime pistate perché gran parte di soldi li ho spesi veramente in pista. Misano, Mugello, Magione, Vallelunga, Binetto, Monza, Castelletto, insomma di piste ne ho girate diverse e ho speso gran soldi, però vi devo dire la verità, è un periodo della mia vita che non rimpiango assolutamente. E era bello quando si organizzava delle pistate con tutti questi ragazzi qui, arrivavano le persone da tutte le parti dell'Italia, dall'isola d'Elba, da Roma, quindi dal Lazio, dall'Abruzzo, dalla Toscana, arrivavano da tutte le parti e quindi quando ci si trovava lì dal vivo a trascorrere la notte all'interno del circuito, si dormiva in auto. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale, iscrivetevi! E si dormiva con le tende, si dormiva come capitava, si dormiva nel furgone, eravamo dei randagi, ecco. Poi si mangiava tutti insieme nella pausa pranzo, si rideva, si scherzava. In alcune pistate mi ha seguito anche mia mamma che rifocillava tutti abbondantemente con il cibo, come sua consuetudine. E lì il rapporto tra me e Christian si è stretto molto di più, fin quando poi la mia passione per la pista si è tramutata in passione per il mototurismo, questo grazie a un evento in particolare organizzato da Metzler all'epoca. Ebbi modo di fare 3 giorni con Metzler, si partiva da Torino e si arrivava a Lucerna, facendo tutti i passi di montagna. Lì c'era un parco moto incredibile che andava dalle sportive alle maxi enduro. Metzler doveva presentare una serie di prodotti nuovi che spaziavano dalle maxi enduro alle sportive e quindi in quel test ride di 3 giorni su passi di montagna molto belli ho avuto modo di provare moto stradali, quindi anche maxi enduro. Non mi nego che quando ho visto l'Adventure 1200
GS lì mi ha fatto subito palpitare. Sono salito sopra, l'ho provata e un po' mi ha deluso. Forse le mie aspettative erano decisamente troppo alte, oppure semplicemente venivo da moto con una cavalleria ben più performante rispetto a un 1200, che mi aspettavo che sta moto facesse un po' più le buche a terra, per indicare, che avesse un po' più coppia. Rimasi invece piacevolmente colpito dal V-Strom 650, che era il paperino un po' della situazione, perché non aveva un motore estremamente performante, però mi impressionò i consumi praticamente erano inesistenti. Aveva comfort, era una moto comoda. Morale della favola, per farvela breve, al ritorno da questa esperienza di 3 giorni, tornai a casa e comprai il mio primo Suzuki DL V-Strom 1000. Parliamo dell'anno 2006-2007 più o meno. E comprai il mio primo V-Strom, iniziai a fare i primi viaggi, i primi chilometri. Ebbi un incidente nel 2009 e dovetti demolire il V-Strom e mi ricomprai un altro V-Strom da un ragazzo siciliano. Lo comprai senza neanche mai aver visto né lui né la moto. Lo comprai sulla fiducia. All'epoca scrivevo e frequentavo il forum dei V-Stromers. Conosciuto lì, fatto il bonifico, mi è arrivata la moto sotto casa ed è iniziata questa avventura con il V-Strom del 2008. La prima era un V-Strom 2002. Presi entrambi di seconda mano, entrambi con pochissimi chilometri. Iniziai a fare i miei primi viaggi. Nel frattempo conobbi Cinzia, facciamo il primo viaggio insieme, Spagna e Portogallo. Al rientro dal viaggio ebbi un problema col V-Strom e presi la palla al balzo per cambiare mezzo. Tornammo da sto viaggio, andai direttamente in concessionaria, andai da Cristian e dissi: Cristian, io voglio comprare un GS, un 1200. Non voglio spendere tanto, quindi preferirei una versione ad aria. Era appena uscito l'LC e non volevo investire in realtà tanto. Ma mi disse Cristian: guarda, c'ho un 1200 che mi è rientrato qualche mese fa e questo qui ha 60.000 km, messa bene e ci vuole questa cifra qui. Nel frattempo era appena rientrata di seconda mano con pochissimi chilometri, 15.000 circa, l'LC che ho oggi. Ho detto prova questo e poi parliamo di prezzo. Morale della favola, ho fatto un giro con l'LC, è stato amore a prima vista, ho firmato il contratto. Facciamo così, Cristian, il contratto te lo firmo adesso e la moto vengo a prendermela tra 15-20 giorni. Ti faccio un bonifico adesso, ti do un acconto adesso, tra 10 giorni ti faccio il saldo, per quando torno qua la moto è pronta, tu hai i soldi e me ne torni in moto. E così è stato. Ragazzi, l'LC è un gran mezzo. Tutto questo preambolo per farvi capire un po', contestualizzare un po' come è nato il rapporto con Cristian. Ma adesso cosa facciamo? Adesso, visto che la pioggia per fortuna sta allentando, il pomeriggio dovrebbe essere bello, ma nel frattempo io non ho portato nulla per salire in moto, quindi Cristian non lo sa ancora, ma io la moto oggi non la proverò. Non la proverò perché, come sapete voi, io salgo in moto solo se sono equipaggiato in una certa maniera e ieri sera, vedendo le previsioni, non ho voluto caricare il casco, guanti, gli stivali, giacche, pantaloni o jeans o quello che è. Quindi andrò da lui, vi racconteremo un po' quello che c'è da raccontarvi, ma il GS 1300 lo andrò a provare la prossima volta che tornerò qui, oppure banalmente proverò a Milano, insomma lo proverò la prima occasione utile in cui sarò vestito decentemente. Mi sono allungato un po' tanto, ma era necessario per farvi capire il contesto in cui è nato il nostro rapporto. Condividere con voi una parte della mia vita che sicuramente non conoscevate, perché la passione per la moto in realtà io l'ho sempre avuta da piccolo ed è una passione che mi accompagnerà fino alla fine. È impossibile che possa spegnersi un amore, una passione, una emozione così grande. Adesso però raggiungiamo Cristian. Andiamo da Cristian. Cristian lavora qui ad Auto Abruzzo, come vi dicevo. Auto Abruzzo è anche la concessionaria dove ho comprato il GS. Adesso entriamo, è ora di chiusura, quindi la concessionaria è tutta per noi e entriamo ed ecco qua. Praticamente questo è un parco giochi per adulti. Ecco Cristian. Oh, Ci siamo. Cristian è diventato da una passione un vero e proprio lavoro a 360 gradi. tutti i giorni, diciamo. Tutti i giorni. E a questo poi vi spoilereremo, ha aggiunto un secondo lavoro, ma un po' alla volta vi raccontiamo tutto quanto. Esatto. Il tuo ufficio, la tua postazione È questa. è questa qui. Questo è lui e questa è la Dynamic School di cui vi parleremo tra un po'.
Ragazzi, allora siamo all'interno, come vi dicevo, di BMW Auto Abruzzo. Un po' il cappello della situazione ve l'ho fatta, vi ho spiegato come ci siamo conosciuti, ma adesso riprendiamo il discorso con Christian. Dobbiamo fare un salto indietro Di tanto. di 25 anni circa. Come pensate all'ironia della sorte, siamo venuti a contatto tramite dei social. All'epoca Facebook non esisteva Instagram. Nemmeno praticamente. No, nulla. Stiamo parlando di quando praticamente, diciamo, il top erano i forum. I forum, infatti. C'erano i forum di motociclismo. All'epoca condividevo casa con dei ragazzi a Milano e uno di loro mi disse: ma tu che sei amante delle moto, guarda questi qua, vanno sempre impennando a destra e a sinistra. E che noi siamo conosciuti così. Che brutta reputazione. Siamo passati da un estremo all'altro, da adesso non uscire se non si indossano determinati capi, a prima che invece si andava impennando anche in autostrada. A un certo punto mi ricordo il raduno di Motesponde, quando in autostrada era più le cacate che facevamo che quelle che no, ma erano altri tempi. No, si poteva, non dico che si poteva fare, ma erano altri tempi. E praticamente vi dicevo, vedendo questi video ho riconosciuto Roseto degli Abruzzi. Io dico, Roseto è a 30 km da dove abito io. Gira e rigira e trova. Siamo arrivati praticamente sul sito di smanettoni.net. C'era un bel forum, bello folto, bello fornito. Era l'epoca dei forum, c'è dei Degas, c'erano altri competitor. I principali erano quelli, Degas, noi e c'era il Tinga. C'erano altri gruppi dove piano piano era diventato quasi una scuola. La mattina si faceva quasi l'appello e passavamo ore della giornata lì. Dal virtuale siamo arrivati al reale, i primi incontri con anche Lucimbia, Sfoghi e compagnia bella, tutte persone in una strada vicinissima all'uscita del casello di Rosè degli Abruzzi, sì. in un lungo rettilineo a consumare gomme mattina e sera. Ma perché adesso, diciamo, con il tempo, quello che io poi ho fatto dopo come stuntman, le persone, anche grazie ai social, la polizia ha capito che era uno sport, diciamo, ma quando l'ho iniziato a fare io mi prendevano che ero un bandito. C'era dovunque poggiavo le ruote, che mi dovevo allenare, dopo un po' arrivava la pattuglia, sempre. E infatti in una di quelle volte c'ero anche io, andavo alla polizia. Vabbè, comunque, per capire, poi da lì siamo passati a fare le prime pistate di gruppo ed era praticamente una festa ogni volta che si andava in pista. Le prime collaborazioni. Considera sì che quando abbiamo iniziato a fare le prime pistate siamo passati a fare piccoli gruppi, andavamo in, non so, 10-15 persone a girare, poi piano piano abbiamo preso contatti con gli organizzatori, abbiamo gestito intere giornate noi con il forum, soprattutto a Magione, sì, a Magione prendevamo tutta la pista, il paddock, il box eccetera, e giravamo tutta la giornata gestita dal forum. Poi da lì sono partite le prime collaborazioni come apripista per me, per il gruppo Pirelli e Metzler, quindi poi ho avuto modo di girare anche negli altri circuiti e facevo questi eventi qui. Ed era già una grande cosa perché comunque all'epoca costava all'epoca, diciamo, girare in pista. Oggi è veramente salito a dismisura purtroppo il discorso, però già all'epoca essere già chiamato a fare la pista in questi eventi già era una grandissima cosa. Avevi le gomme, esatto, gomme infatti, gratis, il box. Esatto, questi parliamo già a tempi da ricchi, perché le prime pistate si dormiva lì, accampati dentro i furgoni. Anche per terra abbiamo dormito nei furgoni, ragazzi, con il freddo nero. Cioè io mi ricordo che veramente passai una notte dentro uno scudo, non mi ricordo di chi era. Ragazzi, cioè, la notte a Magione veramente era così. Cioè la mattina ti svegliavi, eri così. Eri bloccato, ci mettevi praticamente mezz'ora prima di metterti la tuta e dopo piano piano iniziavi a vedere se potevi girare in pista e capire com'era la situazione. E infatti poi grazie a quelle collaborazioni io ho avuto l'opportunità di girare 2 giornate intere a Monza, dove diedi il colpo di grazia a una delle RSV che mi morì da lì a poco. Quello non lo ricordo. Christian mi girò un invito per andare ad un evento organizzato da Metzler all'epoca. Erano 3 giorni che si faceva da Torino a Lucerna con un ventaglio di moto che andavano dalle super sportive alle maxi enduro, e lì mi sono avvicinato al mondo maxi enduro. Lì è nato Max. Lì è dato lo switch dalla pista diciamo che al turismo. Lui è nato come, diciamo, uomo racing anche lui, perché comunque giravamo sempre in pista e noi queste motociclette qua oggettivamente non le guardavamo nemmeno. Sì, parlo dei esatto. GS, delle multistrada, esisteva soltanto roba sopra i 100 cavalli, solo roba così con i semimanubri e basta, tuta, saponette eccetera. Quindi quando incontravamo queste motociclette qui proprio così, no, non ci piacciono, niente, basta, andate via. Però effettivamente poi capito questo invito a questo evento pazzesco che faceva tutti i passi anche all'estero. Io mi ricordo che capitava sotto San Valentino qualcosa, non sono potuto muovere per altri problemi, ma Massimiliano vai al mio posto, e lui mi ricordo che mi ha chiamato
pazzo e sono entusiasta, ma raga, non puoi capire quanto mi sono divertito a fare le curve con tutti. C'era V-Strom, Vi dico soltanto che BMW, tutte le maxi enduro possibili dell'epoca. ero l'unico che girava sul GS con la tuta da pista, perché quella c'avevo. Sì, perché poi all'epoca abbiamo aperto pure, che poi Smanettoni, che tuttora Sì. è una rivista, una testata online, però all'epoca il sito non era come oggi, quindi c'erano un po' di articoli, li facevamo, io insomma, lavoravo la notte, diciamo, per inserire articoli, prove e quant'altro. Il forum non funzionava come adesso di Instagram e Facebook, Sì. che fai la foto, metti il video, lì bisognava caricare l'upload, Sì. prendere le stringhe delle foto, copiarle nei messaggi, era una cosa, ragazzi, da fuori di testa. Per fare un post di 10 fotografie ci voleva un'ora. Eppure comunque c'era Però c'era praticamente il tanta tempo gente che sì, che riuscivamo ad avere online anche 400-500 persone collegate la il mattina. tempo che oggi si passa su Instagram o Facebook, prima si passava letteralmente Solo sui là forum. sopra, esatto. E poi il bello di questi forum è che dal virtuale ci si conosceva. Quando si faceva questi incontri delle pistate, abbiamo fatto qualche volta qualche raduno, gente che Uscite. veniva da tutte le parti, dall'isola d'Elba, dalla Toscana, come dicevo, dal Lazio, dappertutto veramente veniva. Era bello, perché... Ed era un modo per... Siamo rimasti in contatto con tante di queste persone, Sì, anche sì. oggi il forum di per sé non esiste più, però adesso ci sono altre piattaforme. Comunque la passione non si è spenta, alcuni hanno messo famiglia, altri hanno i figli, altri si sono convertiti, non hanno più la moto, ma comunque ci si tiene in contatto sempre per questo filo rosso che ci ha legato da quando eravamo più acerbi, diciamo, adesso che sfidiamo i 50 anni, insomma. Ecco. Quindi l'evoluzione, perché io sono addirittura... Mi sta facendo un secondo lavoro, si è aperta a tutti gli effetti una scuola. Sì, io poi da lì il processo è stato quello, rivista, Smanettoni, forum, e dopodiché contatti con altre riviste, prove anche per altri brand come Superbike Italia, e ho fatto anche prove per Moto.it, quindi quel settore, diciamo, dell'editoria l'ho fatta ancora. Poi mi sono dedicato solo agli spettacoli di stunt e da lì piano piano poi, dal Covid, dopo tanti anni di spettacoli, ho pensato anche di aprire la scuola, perché ho avuto il tempo di fare delle ricerche, prendere i tesserini da istruttore, fare corsi online, fare poi corsi in presenza appena siamo potuti, diciamo, riuscire, e ho deciso poi di aprire la scuola, perché effettivamente le richieste, quando le persone vedevano le fotografie, gli spettacoli, c'erano, ma perché non insegni a fare qualcosa, ma perché di qua, perché di là, e quindi diciamo, dopo il Covid ho deciso di fare questo passo, sono partito proprio da solo, adesso piano piano dovrebbero aggiungersi anche dei collaboratori, perché insomma, la cosa sta prendendo piede, le richieste sono sempre di più e ovviamente io stando da solo tutto non riesco a fare, quello sì. Per il momento la scuola ha come, diciamo, base l'Abruzzo, perché è il territorio che conosco di più, perché comunque mi piace far vedere i passi che abbiamo qui, che per me è una palestra, diciamo, da moto, e abbiamo messo anche una sede, diciamo, nelle Marche, in un altro concessionario qui sempre del gruppo Auto Abruzzo, dove abbiamo la Triumph. Poi vediamo, ci sono dei collaboratori, gente che mi scrive, possiamo collaborare, eccetera. Vediamo dove si può arrivare. Su quello non ho messo, diciamo, un limite, però ecco, devono essere comunque, quello ci tengo a dire, persone serie. Persone che vengono dal mondo moto, persone che comunque, ecco, sono dei ex tester o sono, ecco, motoviaggiatori che hanno alle spalle migliaia e migliaia di chilometri, o ex piloti. Cioè non mi va di mettere una persona a fare i corsi di guida che guida da poco tempo, eccetera, come purtroppo vedo fare troppo spesso. Ormai sui social si vede di tutto e di più. Non è possibile, cioè si è arrivato a un livello che... Il bello e il brutto del web. Sì, è il bello e il brutto del web, però siccome qua si parla di sicurezza, anche di andare su mezzi che ti puoi far male, infatti. un conto è maestro di sci che se a volte si improvvisa, anche se in realtà è, però ok, un conto è un altro tipo di... però nella moto, oppure non so se si parla di volare, questa roba qua bisogna un attimino prendere. Infatti prima lo dicevo anche a loro, dicevo, io ero venuto oggi qui con l'idea di, ero sentito Ricci in settimana con l'idea di dire voglio provare il 1003 Adventure. Allora il tempo fuori non è un granché, io non mi sono portato nulla, non ho portato i jeans, non ho portato gli stivali, non ho portato il casco, giacca, quindi ho detto guarda, io sulla moto così non ci vado, tornerò un'altra volta quando magari parcheggerò il mio GS lì fuori, scendo da quello, salgo sul 1003 e me lo provo. GS che non hai mai detto, forse nei video chi te l'ha venduto, perché un No, po' di video l'ho visti tuoi, lo ripeto, lui è stato... ha giocato facile perché è entrato con uno che aveva già il sangue agli occhi, che voleva uscire da qui con la moto nuova. Ero venuto per prenderne una, spendere poco, quindi avevo puntato un 1200 ad aria, che però avevo provato in quell'evento di Metzel, ma non mi aveva
fatto battere il cuore come avrei creduto, avrei sperato, avrei immaginato. Ironia della sorte, stava scendendo da un furgone fiammante, pochissimi chilometri, Sì. 15.000 chilometri circa, il GS che attualmente ho. Lo metto, scusami, andiamo a provare questa. Ragazzi, provi questa 10 minuti, sono tornato e siamo seduti esattamente lì, in quel e abbiamo tavolino scritto. che vi ho fatto vedere prima, ed abbiamo fatto il contratto, gli ho detto guarda, ti bonifico l'anticipo subito, me la torno a prendere tra 15 giorni, tra 10 giorni ti faccio il saldo. E così è stato, mi sono portato la moto su e da lì è nata la mia nuova vita da moto viaggiatore come si deve. Non che prima non viaggiassi, perché anche col Bustrom ho fatto dei bei viaggi. Diciamo che la chiave di volta per me è stato quell'evento di Metzler, dove mi ha aperto il mondo, perché io prima comunque con l'RSV, io viaggiavo lo stesso. Sì, però Perché- ti dissi, guarda, che secondo me per tutta questa strada che fai ci vorrebbe una moto un po' più adatta, perché sennò soffri. Con tutto il rispetto per il V-Strom, perché è una moto indistruttibile, consuma poco, è affidabile, però ho sì, detto, gli stai concordo. tirando il collo e prima o poi sta moto, secondo me, tanto è stato che dopo È quello che ti ha dico. abbandonato. Il GS-one, infatti, su quello sta... Il GS non è una questione di campanilismo, No, ognuno no, no. c'ha, perché come dico sempre, ognuno ha la moto tagliata su se stesso, cioè magari a uno può piacere una marca, un altro prodotto, ognuno si trova la moto per i suoi gusti. Io vi devo dire che nonostante non sono un Vatus, perché sono 1,73 e non mi potrei permettere, se vogliamo, la stazza dell'Adventure con tutte quelle cianfrusaglie che li ho messi in più, perché sì. c'è un mare di accessori in più. Super accessorio, ho visto l'ultimo video a Caponor, mi sono impressionato di quello che ci stava adesso. Dovrei essere alta almeno 15 cm in più per potermi permettere quella roba lì, così com'è. Nonostante tutto io non potrei fare a meno di quel mezzo, spero che duri altri 10 anni. Tanti sì. mi dicono ma io ho una moto che costa la metà e mi porta lo stesso. Vi porta, però anche io potrei dire a Caponord ci andavo anche magari con l'RSV, sarei andato. Ma c'è gente che ci andava con le Vespe Esatto. anni fa, che lo Tutto so. fa la differenza, lo fa il comfort, la comodità e l'affidabilità del mezzo che vi porta, tutto quanto qui. Anche la sicurezza, perché oggettivamente adesso rispetto alle moto che guidavamo noi una volta, i controlli di trazione, l'ABS cornering, il DTC eccetera, la tecnologia sembrano cose scontate, ma anche io da rider, da stuntman, se vado su strada non è che disattivo le cose, cioè posso distrarre anch'io, posso sbagliare anch'io a fare qualcosa, e quello di ti danno una mano. Sicuramente. Quindi partire con una moto che ha 20 anni, non c'ha niente sotto, con i fondi che poi tu benissimo conosci, che li hai fatti 2 volte, è il ghiaccio, è lo sporco, è il freddo, è l'umido, si può cadere senza nemmeno rendersene conto, e poi quando si sta a 15 ore di macchina da casa no, sicuramente. è un problema. Quindi alla fine investire un po' sulla tecnologia e sull'affidabilità oggi non è sbagliato, ma che sia BMW o sia un'altra marca, però rimanere ancora gas al posto qua, non c'ho i controlli, non voglio quello, è sbagliato. Oggi no. Nessuno vi regala nulla, la moto che costa meno probabilmente vale meno, cioè quello che vi dico sempre io, in base a come spendi mangi, cioè nessuno vi regala più nulla. Se un mezzo costa di meno perché probabilmente c'ha qualcosa in meno, che poi BMW ogni anno aumenta il prezzo, BMW come tutti gli altri competitor aumentano il prezzo, sì. Un po' lo facciamo anche noi, perché noi cambiando moto costantemente diamo indietro moto che, quando ce n'è di GS di LC qua dietro con pochissimi chilometri, un mare. Tanti pochi chilometri, tante moto, perché non è che sono tutti come te. Di conseguenza, se io ti vengo a ridare una moto con 230.000 km, tu dici, ascolta, qua dietro c'è il rottamaio, portala là. Ma perché questa è una concezione che c'è soprattutto in Italia, sì, perché io sono stato alle feste di BMW a Garmisch, lì mediamente sotto a 100.000 km le persone che si espongono, le moto non le avevo viste. C'era anche un'area apposta, c'era proprio una zona dove tutti quanti mettevano qua sopra l'adesivo con la 400, 500, là ho 700. letto delle cifre che tu non ti fanno paura, fanno paura, cioè la moto li fa, non è un problema, però a livello commerciale è chiaro che il cliente che ci deve andare a fare l'aperitivo, il cliente ci deve andare a fare il giro, la passeggiata, se ha 280.000 km dice la moto per me è già morta 4 volte, certo. Quindi non te la comprerà mai. Quindi noi concessionari non è che non vogliamo ritirare la moto vecchia perché ci sta antipatica, semplicemente che poi non la vendiamo a nessuno, purtroppo, soprattutto qui da noi. In Italia è così. In Italia è così, è verissimo. Poi non vuoi, c'è questa, perché la gente cambia moto ogni anno un po' per sport, per passione, per moda, quindi c'è chi proprio la cambia la deve cambiare e basta, e chi effettivamente ogni 2-3 anni, quando stai per arrivare alla soglia dei 30, 40, 50.000 km, prima che inizia la parabola
discendente dalla quotazione, Certo. spendi un po' meno e cambi la moto, tutto lì, ecco. Però dopo 3-4 anni la moto di solito c'ha anche degli upgrade importanti, ecco, di potenza, di Sì. affidabilità in più e tutto quanto, quindi diciamo che dopo ci sta. Sì, Dopo sì, 3 anni, sì. diciamo 3 o 4 ci può stare, ecco. Io personalmente, come ho detto più volte a Christian, io sono molto affezionato, anche voi, sono molto affezionato al mio GS, anche se, anzi quest'anno, devo dire la verità, gli ho fatto già diversi regali, tra cui le sospensioni, quindi ho già avuto la manna dal cielo. Ho fatto i corpi farfallati Le a 230.000 sospensioni, questa è km. una cosa che io sono stato a fare il corso da Andreanimo, per chi mi segue l'avrà visto sui social, perché è un mondo dove purtroppo senti teorie di ogni tipo e poca gente perfettamente ci capisce. Ci hanno fatto vedere cosa c'è dentro un mono posteriore e delle forcelle di 20.000 km ci hanno aperte lì. Dentro ragazzi, c'è l'acqua praticamente dentro, schiuma, quindi ci si rende conto che dopo 20, 25, 30.000 km, se uno non fa la revisione delle sospensioni, la moto praticamente non ha più le sospensioni. Io non pensavo sinceramente, perché io quelle davanti spesso sono moto stante, le cambio perché rompo i paraogli Sì. impennati, quindi quando svuoto e rifaccio il lavoro l'olio è ancora buono e si vede. Non oso pensare cosa ci sia nel mono posteriore perché non l'ho praticamente mai aperto, però per fare stunt va ok, però ecco, su una moto che fa turismo, che va in pista eccetera, se non ha nemmeno sospensioni di un certo tipo, dove il serbatoio, dove c'è azoto, la membrana non è di alta qualità, quindi quest'olio a un Certo. certo punto si mischia e diventa tutto emulsionato, fa una pappa che non permette più alla sospensione di lavorare. Quindi diciamo che è buona regola revisionare le sospensioni ogni tot chilometri, perché se no la motocicletta, se non sta bene sulle sospensioni, ragazzi, potete fare quello che vi pare, non la guidate bene. Un po' le gomme, ok, anche lì non bisogna esagerare con il consumo, con il chilometraggio, ma soprattutto anche le sospensioni, perché se no lavorano male. Poi non c'è ESA che tenga, eccetera. Sì, Lì ma poi infatti purtroppo un ragionamento su queste moto qui, è un ragionamento magari che qui lavora soltanto la forcella, qui si lavora sul più. GS molto fa la sospensione, la forcella fondamentale accompagna il movimento della Sì. moto, ma il lavoro grosso fa la sospensione. Lo fa, però lì dentro, ecco, Sì, io sì. non pensavo, quando ce l'hanno fatto vedere, sono stati 8 ore a fare il corso da Addirittura vi Andreani. dico una cosa, quando ho portato la moto a fare le sospensioni, il sospenzionista quando ha aperto il posteriore mi ha chiamato e mi ha detto: tu questa sospensione l'hai fatta già revisionare. Ma come ho fatto revisionare? Ma non gli sembra nuovo? Ho detto no, guarda, credimi, ha aperto il davanti non era messo benissimo, il dietro, a detta di lui, era rosso, secondo lui doveva essere grigio, e quindi da lì ha dedotto che fosse stato revisionato. Io dubito che Jacopo, perché poi Jacopo prima di me, poi tra l'altro chi mi ha venduto la moto siamo diventati amici, perché Cristian lo conosceva, Sì, no, me l'ha presentato. non credo siano state rifatte prima. Dubito che Jacopo avesse revisionato a 15.000 km nel No, revisionare, perché comunque l'hai fatta lavorare bene, non l'hai stressata, non è che non ci hai io fatto sono uno off-road, non ci hai che, fatto forse che è un maltrattato dell'RSV, sì, Sì. ma il GS no. L'hai trattato bene. Il GS l'ho sempre trattato, la lavo poco, però le manutenzioni gli va fatte come si deve. Comunque, per dire che abbiamo fatto letteralmente uno switch da come andavamo anche vestiti prima, perché prima si usciva in moto le prime volte scarpe da tennis, i jeans così, Non ci riflettevamo, il caschetto sinceramente. aperto. Sì, perché io oggi ti dico non ho un casco jet, ho a casa una parete forse grande come questa qui con tutti quanti i caschi, ma non ho un casco jet. Anch'io, E non tutti ce l'ho. quelli che ho segnati che sono caduto o in allenamento, tutti sono segnati Sulla qui, mentoniera. sulla mentoniera. Fossi caduto con un casco jet mi sarei massacrato. Quindi o modulare o integrale o un enduro di quelli crossover di adesso che hanno la visiera tipo Sì. quello che sta lì e che ti permette comunque di avere davanti un riparo. Col jet ho proprio paura di andarci, cioè non me lo metterei mai un casco jet. Sì, infatti anche io sul mio canale la cosa che sottolineo sempre è l'abbigliamento, nel senso che a prescindere dal marchio, a prescindere, uno non vuole fare le marchette, devi mettere No. quello, questo, però andateci, quando vedo i ragazzi con moto come questa, dico hai speso 20-25 mila euro per una moto e poi ti vai col caschetto di noti marchi aperto, senza guanti, con la compagna seduta su 10 cm di coda In con canottiera. con i Con i fusò. fusò. Se quella ragazza No. poverina dovesse strusciare per terra, ma anche a 50 all'ora. Io ragazzi sono cascato forse più di 500 volte, se ti devo dire proprio un numero. Un periodo le stavo contando, poi ti assicuro che sono andato quasi a 500 cadute, tra allenamenti, show e quant'altro. E se sto bene o male integro è perché comunque ho sempre messo protezione. Poi grazie a Dio lo stunt non è diciamo uno sport dove si va veloci. Però Si comunque cade, si rotola, a volte mi sono rotto il piede, a volte mi sono rotto il dito, distorsioni, però non sono impatti contro ovviamente guardrail, macchine eccetera, quindi diciamo anche rotolando comunque ti puoi fare, ma se non hai niente ecco lo fai un po' tipo i francesi o gli americani in canottiera, sì, all'inizio o i è figo brasiliani. vederlo. Sì, ma comunque ti fai male e che ti apri senza motivo, quindi
Infatti è quello che dico pure io, da anni mi dicono, ma l'airbag è brutto indossato sopra. L'airbag oggi è L'airbag una è grande bruttino, cosa, anni fa non però vi salva, c'era, vi salva la oggi vita. se l'airbag ha funzionato e si è aperta la carica, ragazzi, vuol dire che è servita e quindi Cioè, ben venga la ricarica perché se ha funzionato, si è aperto. E oggi ce ne sono tanti, mi ricordo i primi che bisognava sì, prima attaccare, attaccavi tutta il primo tecnologia, danese credo che lo sì, fece, elettronico, che poi sì, c'era alcuni, tutta una centralina da attaccare alla moto che era che poi complicatissimo. eri limitato, se tu ce l'hai su quella Sì, moto solo su lì, quella cambi moto. moto, poi ti devi smonti tutto Come quanto. tornavamo prima a dire, l'evoluzione va avanti per le moto, va avanti per l'abbigliamento, i materiali di oggi, quindi oggi le centraline che sono provate sui piloti della MotoGP, nelle tute, eccetera, fanno paura, cioè hanno fatto addirittura gli airbag per la strada, per il fuoristrada, quindi diverse per la pista, cioè ti puoi anche scegliere Sì, se meccanico, l'airbag elettronico, elettronico, ce sì, ne sono di quindi diversi tipi. è una spesa che oggi io consiglio a tutti, sinceramente l'airbag per chi sta sempre su strada ci vuole, a tutti gli effetti. Praticamente da quell'evento, come dicevo, di Metzler, per me, io ho switchato dalla velocità al Al turismo turismo. e vi porterò in Abruzzo. Io vi ci porto in giro a passeggio e Cristian mi ci porta a fare i corsi. Perché praticamente Cristian ha iniziato con una scuola prettamente stunt, con il Sì, con il carrellino. carrellino che tuttora è l'unica in Italia, perché vedendo ecco dallo sport che ho fatto poi per questi ultimi anni, lo stunt riding, abbiamo pensato con la rivista Superbike di lanciare questa cosa Questo format nuovo, della scuola questa stunt, e esperienza quindi abbiamo nuova. costruito, il mio amico Andrea Betti ha progettato questo carrello insieme a me, lo abbiamo testato sulla mia fidanzata per vedere se funzionava, se si rompeva o altro. Dopo un po', dopo tanti test, abbiamo deciso di farlo provare anche il primo evento con Superbike, sono venuti anche gli altri tester a provarlo, venne anche Roberto della Dunlop, Finetti, che Finetti, salutiamo. Ciao mitico, Roberto. a provarlo, un evento in collaborazione con loro e facemmo un test ufficiale da lì poi è nata la scuola, abbiamo fatto tante date e adesso l'hanno richiesta anche in altre regioni, però lì il discorso è che è una scuola che ha bisogno di un certo tipo di spazio, deve essere ovviamente una struttura privata perché non è che ti mette su un parcheggio, un centro commerciale col carrello a Certo. fare, quindi deve essere fatta. Quindi qui a Pescara c'è la scuola motocismo dove siamo Vi appoggiate appoggiati e lo facciamo lì. Adesso lo sto facendo anche più in maniera individuale per dare la possibilità comunque a chi vuol provare anche altre combinazioni, eccetera, quando c'è il gruppo non c'è tutto quel tempo e quindi lo stiamo facendo così. Poi ovviamente siamo andati avanti e siamo partiti proprio con i corsi di guida sicura, che è quelli per cui Dynamic School. sì, la Dynamic School, Dynamic viene proprio dalla Della mappa mappa Dynamic. sì, ma perché? Perché mi sono reso conto che le persone, soprattutto chi guida queste moto qui, non muovono proprio il corpo, non hanno una guida dinamica, ossia fanno fare tutto alla motocicletta, ma sì che la moto permette e diciamo ti vizia un po' perché è facile da guidare, eccetera, però ti fa essere anche rigido e quindi vedo tante persone che stanno così bloccate, ingessate, non si muovono, non muovono il corpo, non muovono la testa, non muovono le spalle, sono rigidi e di conseguenza poi hanno difficoltà ad avere una bella guida e una guida fluida. Quindi poi che fanno? Azzardano per fare un po' di più, Invadono un'altra carreggiata. carreggiata, tirano la staccata fino all'ultimo centimetro di strada che ci sta per recuperare quello davanti che casomai va un po' più veloce e da là iniziano i problemi. Quindi da lì siamo partiti con questi corsi di guida sicura, abbiamo fatto tante persone, adesso se tutto va bene dovrei fare anche la polizia locale e facciamo questo tipo di corso dove parliamo di tutto, cioè si viene qui alla sede, qui la casa diciamo che ospita la scuola è l'Auto Abruzzo, parliamo innanzitutto di alcune cose che vedo che negli altri corsi che ho visto e mi è capitato di seguire dove non venivano menzionate anche tutte queste cose elettroniche della moto, perché oggi spiegare bene come funziona la propria motocicletta è anche questo importante, sfruttarla al meglio. Infatti. Quindi tutti questi anni che io ho fatto come tester di riviste, prove su moto anche all'estero, eccetera, sto cercando di mettere tutto a disposizione per far capire bene ognuno con la propria motocicletta quello che ci può realmente fare. Quindi si parte con una parte di teoria, con tutta la spiegazione della motocicletta, dell'elettronica, come si sta seduti sulla motocicletta, gli stili di guida da utilizzare su strada, perché comunque andiamo anche a modificare le posizioni, gli stili, la testa, lo sguardo, le traiettorie e lì mi aiutano anche un po' i fotografi che mi porto dietro perché nel corso questa è una cosa che abbiamo introdotto noi, porto i fotografi dietro delle riviste per fare gli scatti ai partecipanti in maniera tale che tu ti riesci a rivedere. Questa è una cosa che innanzitutto ho fatto su di me, ma da quando facevo le prime evoluzioni che mi sembrava di aver impennato chissà quando, andavo a vedere la foto, stava così. Quindi dalla moto si ha sempre un'altra percezione, dalla moto pensate che state piegando, in realtà la moto non è piegata, pensate che state messi bene con la testa e con le spalle e con il corpo, in realtà state messi così bloccati. Quindi la foto va a catturare
quel momento. Le foto le riguardiamo insieme anche al momento e da lì si fanno altre correzioni. Lo scopo è rendere le persone più consapevoli di quello che effettivamente su strada si può fare. Noi l'abbiamo viste tante su strada, gente che si è fatta male, gente che veramente ha fatto di più di quello che doveva fare. Con l'esperienza di quegli anni cerchiamo di far capire fino a dove si può arrivare per divertirsi senza esagerare, perché poi lo faccio vedere anche qui ai corsi, la distinzione è come un po' nel cinema, no? C'è la realtà e c'è la finzione. Cioè quello Sì. che faccio io sulle riviste, le impennate, il burnout, gli stoppi, salgo sopra i ponti, cioè quelle sono tutte cose preparate ed è come se fosse il cinema, ok? Quindi la realtà è diversa, cioè quando io vado su strada, che sto da solo, o porto una persona, o guido in un altro modo, perché comunque rispetto il prossimo, rispetto chi ci sta dall'altra parte, chi mi può venire incontro, non mi va di rischiare di cadere banalmente perché c'è una buca che vedo all'ultimo momento, perché la strada si è sporcata, non ho visto il gasolio che è trasparente, quindi mi do comunque un contento. Quindi cerchiamo di mettere a disposizione tutta questa esperienza di 25 anni che sto nel settore tra show, tutto il resto, per insegnare la guida consapevole. Questa è la missione della Dynamic School, diciamo. Che se uno guida bene si diverte anche di più. Assolutamente. Si diverte di più in sicurezza e se volete correre ci sono le piste, si pagano e ci si diverte, perché in strada, come più volte avete visto anche nei miei video, io sono una persona che gli piace andare, però spesso e volentieri non vado perché mi rendo conto che non sono solo io, la strada non sempre posso conoscere tutte le asperità che può avere una curva, che oggi non c'è la buca, domani passa e c'è. Quindi comunque la strada è la strada. Vi mentirei se dicessi che vado sempre a 70 o sempre a 50, come nessuno ci va. No, ma quello infatti no. Però uscire il sabato pomeriggio, la domenica, pensando di essere in pista anziché in strada, beh, questo no. Perché comunque l'esperienza mi ha portato anche a me a fare degli errori, anche io ho fatto degli incendi in strada e ripensando a tante cose ho detto mi è andata bene tante volte, per come andavo vestiti all'epoca, per come è successo, feci un dritto a Passo Godi, me lo ricordo tale e quale, ero convinto, eravamo forse 20 moto, ero convinto... Io c'ero, sono stato il primo a affacciarmi a vedere dove eri La finito. moto era parcheggiata si era adagiata sul guardrail e io ero di sotto. Ma perché la moto fece la curva da sola, Sì, per tutto fece il la- guardrail. Poi tu stavi già Io sotto. stavo già sotto, quindi mi andò di culo, cioè un incidente stupido. No, ne abbiamo viste tante. Ed avevo fatto quell'estate chissà quante volte. E a volte forse stare anche insieme ad altri ti fomenta. Solo ecco, mi sono fatto passare quella roba lì. Quello a me, te lo dico sinceramente, a me mi ha salvato il fatto di fare lo stunt, perché comunque sfogarmi a fare quella roba lì non mi dava, diciamo, poi l'input di andare su strada a fare il kamikaze. Quindi diciamo, mi sfogavo nel piazzale, quello che per molti poteva essere la pista, lo sfogo della velocità. Certo. Io in pista l'avevo fatto, però comunque anche la pista mi andava stretta sotto quell'aspetto. Perché la pista ci andavi una volta ogni tanto, era cara, dovevi spostarti. Poi non hai trasferto comunque ogni sì, volta. ma poi là dentro per le cose che mi viene in mente di fare a me in pista, Non potevi impennare. no, a parte quello, poi anche le staccate di traverso, quello che potrebbe essere una cosa poi non coincideva con il cronometro, per cui perdevi tempo, non facevi il tempo, quindi ho detto vabbè, allora forse lo stunt è più divertente, anche perché nello stunt sinceramente non sono mai tornato a casa una volta, diciamo, arrabbiato che dopo un allenamento, mentre nella pista mi è capitato tante volte che andavo, non riuscivo casomai a migliorare il tempo di quello che mi aspettavo quel giorno, nonostante avessi girato con gli amici e tutto, però dentro di me, porca miseria, oggi qua dovevo scendere di questo e non ci sono riuscito. Altre volte sono sceso però casomai è andata storta qualche altra cosa. Nello stand, bene o male, tu come scaricavi la moto, comunque ti eri sfogato, ti eri divertito, eri contento. Quindi su quello, e tutte le cadute che ho fatto lì mi hanno fatto poi capire su strada che quando vedi i fenomeni che corrono, eccetera, Infatti, vai perché tanto non vanno da nessuna parte, così non dimostrano niente. La gente passare come i siluri. è come quelli che in sul autostrada ti dritto. passano a 150. Sì, poi io sono nella corsia di Vigliacchi la prima, 100-110, quella è la velocità mia. A 150 poi loro stanno fermi al benzinaio, io ripasso e me li vedo ripassare e mi ripasso. E la velocità, ma infatti quello che faccio vedere ai ragazzi qual è? È successo tante volte che qualcuno ci ha superato mentre stavamo facendo i corsi, 2 o 3 curve dopo, quando inizia il misto, l'abbiamo ripresi. Sì. Noi andiamo sempre alla stessa velocità, guidando fluidi e toccando meno possibili i freni. Ci sono persone che invece che fa tutto il gas sul dritto, staccata come se non ci fosse il domani, poi la curva la fanno a 30 all'ora, poi riaprono tutto, invece andando sempre a 60-70
anche le curve. Ovviamente non perdiamo terreno, Certo. ci stanchiamo di meno, siamo anche esteticamente più gradevoli da vedere e rischiamo di meno. Poi ovviamente andiamo a vedere bene la traiettoria, come si fa il tornante, in salita, in discesa, il freno avanti, il freno dietro che non usa nessuno. Sì, fa la differenza. Benedetto freno posteriore che io quando vedo qua che cambiano le pasticche dietro le puoi smontare e rimettere in magazzino molte cose. Intonse. Quindi molti non capiscono l'utilità del freno posteriore e alla scuola serve anche per quello. Ma il problema nasce dalla scuola guida. Tu ti ricorderai l'esame che hai Sì, fatto, io mi vabbè, la ricordo. scuola guida non ti dicono, a parte Purtroppo la pratica non niente, c'era. la praticamente. scuola guida e Al massimo tuttora, facevi l'otto tuttora e l'esame bene o male è quello, cioè hanno cambiato un po' il percorso, però finita la scuola guida tu c'hai la patente per la moto, in realtà tutto quello che trovi su strada, in montagna, se fai un viaggio eccetera, non sei Non c'è. preparato, non c'è, cioè nel programma didattico di oggi della scuola guida non c'è niente di quello che ti serve. E Parti i cartelli, ma ad aggravare la situazione c'è anche il fatto che 20 anni fa, 30 anni fa, la moto magari la comprava chi era appassionato delle sì, due ruote. adesso è diverso. E da quando avevamo le moto super sportive, cioè Valentino Rossi è stato Ha portato il un'apertura di motociclismo, cancelli sì, di scherzi. persone che prima non sapevano l'esistenza delle due È ruote. stato un Quel periodo lì grande si vendevano, scuola. si vedevano in giro soltanto Yamaha R1 e R6. Ma io R1 e ne ho avute R6. diverse. Lui aveva l'R6 quando l'ho conosciuto che andava impennato. E mio fratello poi ha avuto l'R1, ma c'è stato un affollamento del mercato, del Sì. settore moto, Tutte. di persone che prima non sapevano neanche l'esistenza. Ecco, da qui E forse adesso un con corso il come quello serve, perché c'è gente che non sa proprio l'ABC. Lui diceva prima partiamo, nella mia lezione si parla di spiegare le varie mappe della moto, tutto, le sospensioni. C'è gente che gli si accende la spia della chiave, su Facebook chiede che spia, che cos'è. sì. C'è gente che non I neanche triangolini. legge il libretto di No, istruzioni, no. che per me è follia. Poi il mondo è bello perché è vario, ci mancherebbe, però ci vuole un po' di consapevolezza su quello che si va a fare, perché poi da essere una bella esperienza a tramutarsi in un incubo è un attimo. Oggi Sullo sì, stelvio si vedono no, delle ma robe. tutti quei video di gente che cade, ma c'è gente non preparata a fare. Cioè, tutti vorrebbero andare a fare, ecco, il viaggio come fai tu, però poi tu c'hai dietro tanti di quei chilometri di esperienza e che sai Vederlo dal cosa- video è semplice. Ma sì, Quando lo fai è un po' ma diverso. assolutamente. Soprattutto devi essere pronto agli imprevisti, come anche in strada. Una curva che tu ti aspetti che sia in un certo modo, poi il raggio è diverso, devi Sapere, settarti e capire come usare i freni. metterci una pezza. Ma io ho fatto anche i corsi di guida sicura pure con la macchina, ho fatto tanti, io sono un po' fissato poi con queste cose, quindi ne faccio di continuo, di me ci ho lavorato tanto. Tante volte mi sono serviti, cioè tante volte pure a me è uscito il gatto, è uscito il cinghiale, è uscito quello che fa l'inversione a U. La freddezza e l'esperienza mi hanno permesso di non prendere la macchina, di non prendere il gatto. A volte ci vuole anche un po' di fortuna, Certo. per carità, però se già sai un pochino cosa fare, meglio sicuramente di chi invece improvvisa. E oggi, tornando al discorso che facevi prima della moto un po' per tutti, anche i nuovi brand si sono affacciati, quelli cinesi, Sì. che vendono moto ovviamente economica, 5-6 mila euro, hanno aperto ancora di più quel ventaglio e quindi tanta gente che veramente ha guidato solamente lo scooter fino all'altro giorno, adesso sta su una motocicletta di quel tipo lì, piglia e va in montagna, non è che si fa il problema, forse non so fare il tornante, forse non, niente. Sì. Piglia, sale, e io tante volte quando sto lì me li ritrovo contromano e vedo situazioni, io quando sto a fare scuola, non so se ti è mai capitato di starti seduto un'ora su un tornante. No, però Ti vedo come guidano. assicuro che se stai un'ora seduto sul tornante, perché io posto lì che loro fanno avanti e indietro, più passa altra gente, perché non è che la stata io Certo, è la mia. Quindi io vedo anche altre persone, le macchine che tagliano le corsie pullman, non te lo dico Sì, niente. vabbè, i pullman. Cioè, vedi qualsiasi cosa, quindi ragazzi gli dico di stare attenti per quello, perché dico, ti metti su strada, ma non è che tutti fanno la scuola, quindi dobbiamo cercare di guidare evitando gli altri. Sì, esatto. Dobbiamo essere esattamente. più bravi degli altri, il concetto è questo, se no... A volte io parto presto per arrivare sullo Stelvio, magari ci troviamo sullo Stelvio alle 8 del mattino, appunto per evitare queste situazioni qui. Tutto, Perché biciclette, tra le camper, bici, camper, ma poi qualsiasi cosa. soprattutto, mi dispiace dirlo, ma tanti motociclisti, anche in due soprattutto, io mi dico, povera donna che sta dietro, sti tornanti, tutti si allargano tutti a sinistra, Tipo pullman. tipo i tornanti a destra, tutti a sinistra e poi
Taglio. Ma non è quello il modo di fare un tornante, perché se uno scendesse dal tuo posto tu non saresti in grado di... Oppure gente che si ferma a mezzo del tornante e poi logicamente va ti giù. si chiude lo sterzo, potresti essere alto anche Botta, 3 di freno metri. botta tipica di freno davanti che E ti sei che è spaventato. peggio ancora, Sì, accentua e la moto ancora va giù. una stupida caduta su un tornante da fermo che non vi fate nulla, però potrebbe in qualche maniera rovinarvi la giornata perché magari si rompe la leva del O freno, la vacanza se state in giro per una ti si rompe il settimana, supporto della un pezzo borsa, della moto. capita il piede della compagna sotto una borsa, una stupida Io conosco anche scivolata, gente che si è caduta. massacrata cascando da fermo, perché Sì, comunque sì, queste moto qua pesano 250 a a salire. salire con le borse e tutto, quindi se Sì, ti sì, ma cade su infatti. una caviglia ci finisci sotto al paramotore, non è bello, io mi sono cascato anche in enduro diverse volte, piacevole non è, quindi cercare almeno di provare a ridurre i rischi sarebbe già Una grande cosa. una grande cosa, quindi quelli che hanno piacere io li Il corso c'è. li invito ad andare sul sito della Dynamic School, vedere le attività che facciamo e nel caso venirci a trovare. C'è anche la possibilità per le persone che molte volte mi scrivono da fuori regione, ma io non mi vorrei fare da Bolzano a Pescara con la mia moto. Perfetto, abbiamo qua a disposizione ogni anno circa 20 moto di prova della BMW con la concessionaria, quindi c'è la possibilità di venire o con l'aeroplano, c'è l'aeroporto qui di O fronte, col treno. o col treno o con la macchina, e la moto la potete noleggiare, quindi potete scegliervi il GS 1300, l'Adventure nuova, la XR, qualsiasi moto della BMW e fare il corso con la moto noleggiata, quindi massimo relax, poi finito il corso uno riparte, si risale in macchina. Oppure quello che consiglio è farsi almeno 2 giorni in modo che fatto il corso il giorno dopo uno può andare a vedere paesaggi che tu ben conosci come il Campo Imperatore, Rocca Calascio e tanti altri posti che qui ci hanno girato centinaia di film Posti belli. famosi e sono posti che già che uno viene, casomai se non c'è mai venuto, è bello che insomma poi uno se li possa godere anche il giorno dopo facendoci un bel giro, ecco, questo sì. Si mangi giù Rossicini da Mucciante o da Quello qualche è altra parte. tappa fissa. In Abruzzo abbiamo ancora la fortuna dove si riesce a spendere ancora il giusto per dormire e per mangiare. Quindi una regione che purtroppo è conosciuta da pochi. Girato in tante regioni, ti assicuro che non è perché ci vivo, ma quello che c'è qua raramente l'ho visto poi C'è tutto perché dal come mare... parco, come bellezza, strade e tutto. Poi è chiaro che i servizi che stanno al nord su tante cose stanno avanti. Dal mare alla montagna, banalmente dalla costa dei Trabocchi Sì, a Passo a Lanciano, a 2000 Mamma metri. Rosa a 2000 metri sono 60 km. Sì, ma io ci metto i rodaggi Un spesso, attimo. un attimo, sì, i Ti è rodaggi li venuto... faccio lì perché esco da qui, salgo e scendo. Tu sei in montagna e vedi il mare. Sì, esatto, è bellissimo. Non è Poi da lì poco. si apre un altro parco giochi che non finisce più. Passo San Leonardo, Passo San Leonardo, una che è pista. il piccolo Stelvio lo chiamano. Pazzesco, è Quindi stretto, stretto, però c'è il manto ma d'asfalto infatti che... nel corso diciamo l'obiettivo è fare un percorso dove ci siano curve di diverso tipo, quindi passiamo dal misto stretto dove devi usare una certa tecnica, passiamo alle curve un pochettino più aperte dove devi curare un pochettino più la postura, i tornanti stretti ma anche quelli belli tosti proprio Sì, tipo Stelvio che ce ne andiamo a fare apposta, quindi diciamo che nell'arco della giornata provi un po' tutto, ecco, i percorsi li abbiamo messi a punto sotto quell'aspetto lì. A volte abbiamo fatto anche percorsi belli in off-road, ovviamente strade bianche tipo queste qui che tu puoi fare con le Maxi Enduro, perché diciamoci la verità, con queste moto sì, certo. il peso, È a parte se notevole. non sei veramente un manico, ma comunque se ti metti sopra una moto da 250-260 kg in fuoristrada, deve essere innanzitutto gommata in un certo modo, quindi non si può andare con le gomme normali, paramotore come se non ci fosse un domani, perché comunque mettete in conto che se fate fuoristrada, io nel corso c'è scritto, cadete sicuro, cioè non c'è modo di fare un corso off-road senza buttare giù la moto, quindi se siete di cuore così lasciate perdere i corsi di enduro perché purtroppo sono belli, ma nel corso di enduro molte volte la moto vuoi non vuoi Oppure devi prendere una poggia. moto leggera, una moto di Sì, secondo... o una specialistica, però Sì, i corsi, diciamo, i tour che facciamo noi sono tour dove ci sono strade così bianche, battute, tipo l'eroica, tipo sì. queste cose qui, assolutamente non complicate. Però potrebbe essere che l'appoggi per terra, Però già è più difficile, ecco, diciamo. Però se inizi a fare i canali, le pietraie, eccetera, non è da GS. no, sicuramente. diciamo, lo puoi fare, ma che cadi 20 volte e poi Non te lo ogni godi volta neanche, no, forse. perché poi rialzare ogni volta una moto così fisicamente cioè, la fai la prima volta, la fai la seconda, la quarta volta che ti cade Diceva, andiamo sulla strada Manna- asfaltata che è meglio. dove si esce da qua?
E quindi, perché molte volte mi chiamano tutti carichi che vogliono fare percorsi off-road, ragazzi, ma l'esperienza, cioè, no, sì, sì, vai tranquillo. Vabbè, dopo un po' di volte che vanno giù, tutti sudati, tutti stanchi, a pezzi, no, lascia perdere. Poi moto gliela devo portare io sotto, gliela devo salire io sopra. Quindi dico, vabbè, fate il corso on road, che casomai è più facile, più meno, semplice. meno stressante, anche per la motocicletta, perché poi anche l'abbigliamento cambia. Ah sì, certo. Quindi anche lì stivaletto ci vuole, paraschiena, il caschetto da enduro che è più leggero sarebbe meglio rispetto al modulare o altra cosa. Quindi diciamo che per ogni cosa ci vuole C'è un abbigliamento specifico. il suo abbigliamento, quello sarebbe l'ideale. Avere un doppio, per chi c'ha moto del genere, avere un doppio abbigliamento non è sbagliato. Ragazzi, stiamo alla chiusura del video, insomma vi abbiamo raccontato un po' quella che era la nostra, come è nata il nostro rapporto di amicizia, come si è evoluto, come da una passione è diventato un mestiere per lui e io ho continuato a viaggiare, quindi io vi porterò in giro per l'Abruzzo se vorrete e vi farò conoscere la terra in cui sono nato, che è un bel posto, come diceva pure Christian prima, ha tutto dal mare alla montagna, l'interno è veramente qualcosa di pazzesco, la Marsica ha delle strade che poco hanno da invidiare a posti ben più blasonati e Christian invece vi ci porta con i corsi off-road, individuali, di gruppo, come volete. Quando lo contattate vi lascio in sovraimpressione e anche all'interno della descrizione del video il link del suo sito dove potrete vedere sia le date che sono aperte, Sì. sia il modo per contattarlo, per prenderci appuntamento, per vedervi e discutere quello che volete fare con lui. È una persona affidabile, sa quello che sta facendo, molto alla mano, come avrete avuto anche modo di capirlo dal video. Ragazzi, vi ringraziamo se arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla. Seguitelo perché è bravo, è molto bravo. E vi porto gratis soprattutto, non ho mai chiesto soldi a nessuno. È vero, è vero. Un abbraccio, al prossimo Ciao, ragazzi. video, ciao!